E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione. Oggi sono qua per mostrarvi una mod tanto particolare quanto purtroppo, tra virgolette, snobbata o comunque non utilizzata abbastanza. È una mod che deriva da Farming Simulator 19, si era presentato al contest con una mod, ripeto, spettacolare perché dietro c'è tanto lavoro sia di modelli, di attrezzi per questo particolare mezzo e di vari script e varie idee, perché veramente, lasciatemelo dire, cari ragazzi, ITS, l'autore, con questa mod, che fra l'altro è per PC e per console, quindi tutte le piattaforme, vi sta regalando un mezzo polivalente, poliedrico, che l'unico difetto che ha, se uno gioca magari realistico, guarda le finanze, ha diciamo un costo non indifferente iniziale, però vedremo poi che ne può valer la pena. Esiste, non è inventato, potrebbe sembrare appunto che sia un prototipo, invece è così, è reale, viene costruito in Austria e anche qua, vi ripeto, ve lo fornisce in ben due versioni con un sacco di accessori. Le due versioni sono quindi quella a tre assi, che è molto particolare, nella realtà avrebbe dei moduli da aggiungere eccetera, ad esempio anche un cassone, per dire, qua purtroppo non c'è, quindi è forse l'unica mancanza, ma ricordatevi che la mod qua l'autore l'aggiorna spesso e volentieri e aggiunge di solito sempre attrezzi interessanti. Questo invece, il due assi, diciamo quello, chiamiamolo normale, è quello a cui vanno attaccati un sacco di moduli per farlo diventare veramente un tuttofare nelle vostre farm. Diciamo che è un mezzo veramente da ammirare, con guida retroversa, con tanto di monitor che si accendono e vi mostrano tante informazioni, e chi più ne ha più ne metta. Quindi direi un attimo di andare a vedere prima di tutto le varie configurazioni per farvi capire di cosa si tratta, e poi vediamo la parte negozio e poi lo proviamo. E vediamolo in campo. Una delle varie configurazioni è un trattore da 320 cavalli, quindi qua in realtà con l'attrezzo sono stato anche un pochino gentile, potevo osare un po' di più. Ecco perché all'inizio vi dico, con un trattore unico, anche se costa inizialmente, avete però una gran macchina. Un'altra possibile configurazione in versione sfalciaprato. Qua voi direte cos'ha di particolare. Sì, potrebbe sembrare che non sia nulla di diverso, diciamo, da un trattore che può benissimo montare le barre falcianti davanti e dietro, ma fidatevi che ha un accessorio molto intrigante che avevamo visto anche sul 19, che era entrato come aggiornamento. Vi dicevo che è un mezzo poliedrico e infatti guardate qua che, se anche l'occhio vuole la sua parte, secondo me fa veramente una gran figura in versione attrezzato pala caricatrice. Ha pure il modulo appunto che attacca, aggancia bene sia dei telescopici sia delle pale gommate, per capirci, quindi veramente intrigante. Spero di avervi anche convinto a questo punto. E qui in livrea bianca vi mostro un altro Sintrack con gommatura Nokian, quella diciamo un po' aggressiva, che ha un altro modulo a cui potete attaccare diciamo tramite strops, quindi allaccia, nastri a tensione, vari pallet, ma ha anche l'opportunità di avere un aggancio, comunque volendo, in una seconda versione per attaccare anche qua delle benne, delle forche, quello che volete in pratica. Se non siete ancora convinti della bontà del prodotto, anche per operazioni diciamo di sgombero neve e altre operazioni comunali, c'è la versione con spandi sale, e in un pack esterno, ovviamente sempre dello stesso autore, troverete anche lama e turbina da neve che, come vedete, hanno degli specifici attacchi che sono fatti apposta per il Sintrack. Quindi ecco qua da vicino dei modelli veramente anche fatti bene, perché bisogna dirlo, sono di qualità. Saranno di qualità anche gli interni e vedremo quante cose si possono fare con questo attrezzo e che
idee ha avuto anche su piccole cose che fanno veramente la differenza. Fidatevi e credete al nonno Nixo. E perché no, saliamo subito su quello comunale, così vediamo alcune peculiarità. Il volante vi si configura, diciamo, in condizioni di marcia, quindi si avvicina in tutti i sensi, inclinandosi verso di voi e anche avvicinandosi in altezza. Una volta acceso, come vedete all'interno del volante c'è il quadro strumenti in pratica che vi indicherà di tutto e di più, perché ripeto, basta accendere lampeggianti, luci e quant'altro che vi segnala tutto quanto, ovviamente anche le frecce, poi la velocità, il cruise control, l'ora, i giri, un sacco di cose. Volevo subito mostrarvi un'idea che mi ha colpito davvero tanto. Io volevo praticamente attaccare questo modulo, come vedete ci sto andando addosso e non capivo come mai. Dico, è il suo, dovrebbe uscire il tasto Q, ma siccome il buon autore ha previsto questa cosa di alzare ed abbassare il veicolo come nella realtà tramite doppio comando, entrambi i tasti del mouse, diciamo a destra e a sinistra, dovete abbassare tutto il Syntrack, allora sarete in grado di accoppiare correttamente alla stessa altezza questo modulo. Guardate qua, animazione dei martinetti che salgono, ed ecco che avete praticamente il vostro modello, adesso tanto spengo per sentirci meglio a voce, correttamente accoppiato e agganciato. Quindi già da qua uno dovrebbe, come dire, raddrizzare le orecchie e pensare a cosa ha creato. Ripeto, questo è un pack esterno, però sono mod create anche per il Syntrack, altrimenti potreste anche utilizzarle su altri trattori, ma non andremo a vederle perché, ripeto, ognuno è libero poi se deve far sgombero neve, ci penserà, diciamo, al momento. Arrivati a questo punto, però, probabilmente prima di andare oltre e testare altre cose sarebbe bene vedere la parte negozio. Quindi si trova sotto varie, attenzione, eccolo qua, Syntrack, 320.000 euro per 420 cavalli. Prima mi pare di aver sbagliato e di aver detto 320, quindi attenzione, sono 420 cavalli, cambio automatico, fino a 80 all'ora, vabbè, 480 litri di serbatoio. Il modello appunto è questo, configurazione, se ci cliccate arrivate allo standard adapter A, che vi permette di avere praticamente il modulo 3 assi, poi le varie configurazioni, cambiano parafanghi eccetera. Dovete inserire questa e ve lo dico subito, appunto, se poi nella configurazione ruote fate le 2x3 eccetera, poi dipende anche ovviamente dalla marca delle gomme, però questo create il 3 assi. Noi restiamo su quello di default, quindi togliamo anche questa configurazione delle gomme e proseguiamo normalmente. Quindi Michelin, Nokian sono le uniche due che potete montare, però ripeto, le Nokian le avete anche catenate, oltre che avere l'altro disegno, e qua vabbè lasciamo perdere, e le Michelin le avete strette o larghe, e quindi siete comunque ben coperti. Le cover potreste non averle, nel senso, se non attaccate nulla potreste tenerle, diciamo, chiuse, altrimenti i vari moduli si attaccano comunque, bisogna solo stare attenti ad esempio all'altezza come vi ho mostrato prima. Poi la configurazione motore decidete voi se comprarlo limitato a 60 o fino ad 80 km all'ora, e qua ok, salgono altri 20.000 euro sul prezzo. I colori più o meno sono quelli del 19 con qualche aggiunta, se ad esempio vediamo lo facciamo tutto rosso diventa così, un altro classico sarebbe farlo anche tutto nero e capite come diventa, poi sta a voi fare le varie combinazioni. E per il momento qua abbiamo visto tutto. La parte interessante che potete trovare sotto combinazioni o comunque fare attrezzi, far varie, sono praticamente i suoi moduli, facciamo combinazioni così ritroviamo solo loro. Quindi lo standard adapter, che è praticamente il 3 punti più eventuale appunto gancio di traino, lo troviamo con vari design, sta a voi
decidere in base se poi è quello anteriore, posteriore, eccetera, se deve avere la cover o trasferimento di carico, che qua sono qua per la cover sta a voi se aver cover oppure il cargo transfer che va ad attaccare altri elementi, e dopo decidere nuovamente il discorso del colore per adattarlo insomma al vostro Sintrack che avete. Questo è il modulo che vi ho fatto vedere, che può agganciare pallet eccetera, ma non solo, perché a parte la configurazione con o senza parafanghi potreste avere una parte di loader, quindi attaccare, fork, ben eccetera, e poi decidere ovviamente sui colori. Lascio a voi ovviamente vedere il tutto. Questo è molto interessante perché l'Elephant Loader, che poi lo vedremo in azione, praticamente qua cambia la copertura e cambia che decidete se far attaccare le mod, diciamo, quindi le benne e tutti gli attrezzi delle pale caricatrici o dei telescopici. Sta a voi decidere in base anche all'offerta che avete, e ovviamente i vari colori. Poi proseguiamo. Questo è molto interessante. Al momento però mi sfugge una cosa, nel senso è l'adattatore per agganciare rimorchi che hanno il cosiddetto ghost neck, che sarebbe il collo d'oca. Lo abbiamo visto, per chi si ricorda, col WF Track della JCB, un fast track che aveva il bredal e un altro rimorchio che hanno praticamente una sorta di C o di U, diciamo più una C come arco, al posto che invece che avere un timone il rimorchio va ad agganciarsi sopra. Quindi questo fa pensare che qualcuno farà delle mod specifiche o addirittura l'autore stesso aggiornerà e farà qualche rimorchio. Questo vi permette di fare anche manovre col rimorchio che lo avete a 90 gradi. Guardate la brochure sul sito della Sintrack che è molto interessante su questo fatto, ma c'è anche un video che mostra questa cosa, potete fare manovre molto strette. Questo ve l'ho già annunciato, è più che altro pensato per attaccare degli sfalciaprato, e poi quando lo vedremo in azione capirete. Vi dico solo che qua dentro c'è un perno e quindi ruota. La massa multi-weight, quindi potete andare da 800 fino a 2800 kg. Purtroppo questi sono finti, pensavo di poterli inforcare, invece no, anche però diciamo non si possono, ma in realtà ci sono solo con l'ultima versione, quindi poco male, cioè intendo che ci sono solo con la versione quella maggiormente piena di pesi. Qua abbiamo un serbatoio praticamente che serve sia per i semi che per il fertilizzante. Ha non questo ma questo qua, ha anche una interessante gru che vi permette di agganciare i sacconi e autocaricarvi, quindi potete farlo da soli senza avere un altro trattore che un telescopio o un qualsiasi cosa che vi carica di semi, quindi vi auto, come dire, servite. Qua potete aggiungere anche dei pesi eccetera, questo andrà visto perché è molto particolare. Poi c'è il serbatoio posteriore appunto che potete montare per fertilizzante o anche calce, quindi va anche a spandere, e lo stesso che abbiamo visto è quello, cioè praticamente uguale, cambia il colore, vabbè, la copertura però è quello specifico per il sale. Quindi qua già avete capito che sì, è vero, se volete altri 2-3 punti sale di altri 36.000 euro la spesa, se lo volete far diventare una pala caricatrice dovete aggiungere altri 33.000, per i rimorchi magari 6.000, il resto potete averlo come no, però in realtà se fate un bel conto ritroverete a spendere diciamo una bella cifra, ma avete un mezzo che fa praticamente quasi tutto. Ma vediamolo quindi in campo, che forse è la parte che è più interessante di tutte. Rimetto gli add perché mi interessa per mostrarvi che una volta che avete agganciato i moduli, come vedete, lui vede due moduli all'estremità del trattore più quello che c'è attaccato, quindi i vari gruppi, se io switcho con G, sono davanti al modulo, poi trattore, sono al modulo dietro e quello che ho attaccato al modulo dietro. Andiamo con ordine, seleziono il modulo anteriore e se faccio tasto X accendo il monitor.
Ovviamente stessa cosa, se ho il modulo posteriore, tasto X, accendo anche l'altro modulo. Cosa vedete, scusate, l'altro terminale, insomma, ma cosa vedete appunto sui vari monitor? Torno su quello anteriore. Se io col mouse vado ad alzare ed abbassare, come vedete, la massa anteriore, vedete che posso abbassare e posso anche inclinare, all'interno su questo monitor mi verrà mostrata l'inclinazione con questo grafico qua centrale in basso. Mi verrà mostrata addirittura anche l'altezza da terra, quindi sapete sempre, in base all'attrezzo poi dovrete capire voi a che tacca dovrà scendere, perché magari alcuni attrezzi toccano a terra prima, altri no, dipende, e anche l'inclinazione con cui andate a lavorare. In questo caso ok, davanti a una massa, quindi posso tenerla tutta sollevata e diciamo verticale, però se avete altri attrezzi è interessante capire che avete il controllo del 3 punti. Ricordo appunto con il mouse fate un po' tutto, quindi il 3 punti lo muovete col tasto sinistro muovendo il mouse in su e in giù, diciamo i vari assi X ed Y. Poi è interessante anche ricordarsi che il veicolo, come avevo stato prima, con entrambi i tasti e asse X potete diciamo abbassarlo, alzarlo e comunque poi tenerlo ad un'altezza normale da terra, ma con gli stessi due tasti, se voi spingete diciamo avanti o indietro, quindi asse Y, vi compare questo bellissimo specchio riflettente che praticamente vi fa la cosa, ovviamente vi fa da specchio retrovisore ingrandito. Guardate, vedete già dietro cosa succede, quindi potete girarvi, ma non sempre è necessario, quindi già qua veramente una cosa che è veramente intrigante di suo. Inoltre, come vedete, il gancio, non so se si nota, davanti serve a poco, però c'è la campana, si alza e si abbassa se tenete premuto la rotella del mouse e muovete a destra e sinistra il vostro mouse appunto. Quindi cari miei ragazzi, adesso direi di come dire, andare veramente a fare qualcosa un attimo, perché sennò dite questo parla e basta. Quindi abbiamo dispiegato, abbassiamo ed ecco che abbiamo praticamente avviato la lavorazione col nostro Sintrack. Ricordo 420 cavalli, che all'inizio ho detto 320 e mi sembravano ancora tanti, però ho detto secondo me mi sto sbagliando, però ero convinto di dir giusto dall'enfasi. Invece ripeto, 420 che non sono per niente pochi, e il costo quindi con tutte le opzioni eccetera, se ci pensate, ha il suo perché. Quindi qua alziamo, ci giriamo, ovviamente è sterzo integrale, quindi adesso vi mostro anche quello, ma come ben sapete CTRL Y potete fare solo sterzo anteriore oppure anche le varie combinazioni granchio, quindi come vedete ci sono tutte le varie opportunità, e quindi anche su questo frangente il buon Sintrack copre, diciamo, cioè un altro punto a suo favore. Quindi se non vi ho convinti ancora, insomma, convincetevi. Altra peculiarità, prima di arrivare ad altre che a me interessano molto, vedi ad esempio la guida retroversa, è questa, cari miei ragazzi. Qua siamo su un terreno scosceso. Cosa fa se voi fate tasto X di spiega trattore in questa situazione? Si va diciamo a livellare, quindi vi mantiene il più possibile il mezzo in piano, ovviamente entro i limiti del possibile, e il discorso sospensivo va a copiare meglio il terreno. Quindi anche questo, cari miei ragazzi, sia nella realtà che nel veicolo è comunque un qualcosa che non va assolutamente sottovalutato a livello di mod, quindi punto a favore ancora per il nostro amatissimo Sintrack. Ed ora sono ritornato in farm su quello bianco, e cosa vi dovrò mostrare secondo voi? Ovviamente la guida retroversa. Già si vede molto bene come superficie vetrata una volta che si è davanti,
si vede ancora meglio, diciamo, se lo si guida in retroversa. Qua mi sono preparato un pack appunto di fertilizzante e con tanto di cinghie vedete che voi andate praticamente a raccoglierlo e quindi potete trasportarlo in giro. Devo dire la sincera verità che su questo elemento non so esattamente cosa possa servire, poi i tasti del mouse adesso non sto a spiegarveli esattamente quali sono, perché una volta che lo provate lo capite da voi. Insomma, è sempre tasto sinistro con le varie movimentazioni destra e sinistra, alto e in basso, e tasto destro con le varie movimentazioni in realtà solo in alto e in basso, e tasto L ovviamente agganciate o sganciate. Questo è interessante perché potreste anche se sembra una cosa strana, caricarvi alcuni elementi eccetera anche e portarveli in giro sul retro del trattore, solo che in questo caso la cisterna, vabbè, nel gioco non esce nessun tipo di liquido, nella realtà non la porterei mai col tappo diciamo verticale, quindi bisognerebbe già prevederla storta e poi caricarla così via dritta. È un po' una particolarità un po' strana, quindi diciamo il modulo, scusate, c'è, però sinceramente è quello che forse potrebbe essere sfruttato meno, ma comunque l'importante è, ecco, che ci possa essere una peculiarità in più. E vediamo una delle mie configurazioni preferite. Mi dispiace solo che non si poteva mettere il modulo dietro, avrei preferito ma lo stesso. Sbraccio totale, guardate, arrivate probabilmente al 90% di rimorchi su Farming. In più ha anche questa parte che si muove, quindi che può aiutarvi, che è indipendente dall'apertura e chiusura della benna, quindi è la seconda che vi mostro, più ovviamente la chiusura della benna che va, come dire, ad aiutarsi con lo stesso modulo che vi ho mostrato, ma che altrimenti potreste anche giocarvi indipendentemente da tutto. Quindi veramente il top del top. Se volete una pala caricatrice sfruttando lo stesso Sintra che magari avete comprato e volete sfruttare al meglio, fidatevi che può veramente tornare utile. Qua l'ho anche zavorrato per completezza di immagine, perché probabilmente una volta carico sicuramente una zavorra dietro male non fa. Tenete conto di questa configurazione e ricordatevene. In questo caso ho aggiunto una benna delle pale gommate. Ed eccoci qua con l'ultima versione che voglio mostrarvi, e vi voglio far vedere una gran peculiarità di questa cosa. Quindi adesso non mi interessa tanto sfalciare, ma vi vorrei mostrare quel tasto O che è estendi condotto, che l'ho fatto diciamo sul primo modulo. Poi adesso andiamo anche sul secondo, facciamo O estendi condotto, dispieghiamo tutto quello che c'è da dispiegare, che così siamo pronti. Ed ecco qua la peculiarità, cari ragazzi, non so se si nota, cioè sì, si nota, guardatelo dall'alto. Tra l'altro avevo messo anche una screenshot su Instagram che aveva fatto molto scalpore. Come vedete, questi moduli vi permettono in pratica di andare a sfalciare, e quindi i vari tre punti vi seguono in base a dove sterzate. Adesso non sto qua a sfalciare, non sto qua a far nulla, che farei solo rumore e non sentireste quello che vi devo dire. Vi volevo appunto mostrare questa peculiarità. Se inizialmente non funziona dopo che avete fatto estendi condotto, ho notato forse un piccolo bug, non so se è dovuto alla mod o magari conflitti miei, e dovete fare un attimo avanti e indietro con l'inversore, si sblocca tutto, quindi nessun problema. Anche in questo caso ovviamente sapete che dovete poi voi gestire l'altezza, perché se fate tasto V non cambia nulla, cioè vi dice sì che abbassa l'attrezzo ma non lo sta abbassando, quindi controllate voi l'altezza. E vi ricordo appunto che all'interno, una volta che in pratica siete sui vari moduli, come vi ho mostrato prima, tasto X, li accendete e vi fa vedere che siete, vedete, nella zona di lavoro. Park significa che staccate l'attrezzo e che c'è la steer mode attiva, quindi active, leggete. In più anche il discorso sì, insomma, terminali
aveva senso essere visto più in questa parte rispetto che a prima quando avevamo il coltivatore. Che dire quindi ragazzi, probabilmente qualcosa magari mi è sfuggito, può essere, ma vi ho mostrato tante di quelle peculiarità che se ancora non siete convinti di almeno degnargli una prova, insomma, secondo me andreste a perdervi un qualcosa di veramente interessante, originale e comunque fatto bene. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, spero di essere stato chiaro, lo sapete, potete iscrivervi al canale, controllare il secondo canale e essere partecipi con un abbonamento. Sapete di tutto di più, in descrizione c'è tutto, lo sapete, non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e ovviamente dirvi dei bravi. Ciao a tutti ragazzi!